Com'è strano il mio soffitto questa notte, senza quei puntini gialli. Le mie coperte sono un po' bagnate, forse un po' umide, ma non mi spaventa. Questa è solo la mia amica rugiada. Chi lo sa, forse un giorno avrò anch'io una casa. Ecco che arriva, è quel signore che mi viene a trovare tutte le sere e mi porta sempre un termos di caffè latte caldo, così starò meglio anch'io. Andiamo, Stefano. La casa là con te. Il mio petto sono le stelle. Le coperte sono i giorni miei. Solo due cose mi restano. La mia vita e la mia libertà. When I was a child, the best thing was a big cup of milk with some leftover grated bread and a spoon full of sugar. Is exactly the same emotion that the kids from South America in general, they feel when they taste dulce de leche. That reminds you that bread is gold. Buonasera. Ciao. Piacere. Ciao. Non Io la... le mani sporche. Dai Marco, dagli la mano al signore. Ciao. Come ti chiami? Stefania per gli amici Stefano. Marco. Io mi chiamo Giuliano. Ah, Giuliano, capito. Giuliano? Sì. Sono un prete. Ma va? L'avevo già immaginato già. Perché è quest'ora, credo strano che venga un normale a portarci la roba, mai successo. Non è successo? Non è mai venuto nessuno. No. Ma di solito no. Molto strano, un prete così. Ma davvero, non è che magari qualcheduno della questura cosa che facciamo andare via? Sono un prete. Viviamo la giornata. Per mangiare o vendo i Io braccialetti, cosa farei? vendo. No, tu anche tu chiedi quando ogni tanto ti metti lì Ah, beh, fuori. ogni tanto sì, Ecco. anch'io, ci E mancherebbe. qui attaccato c'ho una cosa che per me mi sta molto a cuore, che è la chiave della speranza, l'ho chiamata. Io spero, come ce l'ho attaccata al collo, un domani che questa chiave diventa una realtà e mi aprirebbe la mia porta di casa. Questo qui chiedo, io non chiedo altro, chiedo soltanto che avrò una casa. Perdersi nella quotidianità significa continuare a sognare, ascoltare se stessi o ascoltare attorno. Che cos'è per noi la cucina? Che cos'è per noi il mondo alimentare? Il pane secco, cioè il pane del giorno precedente, può diventare oro.
per tante persone. E allora, da dove si parte? Allora sono andato a Milano, in un posto del quartiere più povero di Milano, che era il quartiere greco di Milano, dove c'era questo oratorio pazzesco e c'era soprattutto un prete straordinario. Dai, venite. Benvenuti. Grazie. Qua da questa parte, vieni. Stava raccontandoci la bellezza di un treno che passava. È una cosa incredibile, come Kerouac, come Dylan. Guarda che meraviglia questo teatro degli anni 30, viene qualcosa di meraviglioso. Cominci a metterlo in forno e lo tosti bene bene, così perde tutta l'umidità e poi dopo... Tanta cipolla rossa, ci ho messo il pane, un po' di acqua, un po' di latte e poi un po' di curcuma e finocchietto. Buona, vero? Ciao cara, come va? Ciao Giorgio. Adesso dove sei combinato? Dove siete messi adesso? Sono venuto alla stazione di Monza. Ancora? Perché i dormitori ci sono tutti i profughi negri, i profughi africani. Giorgio. Allora, adesso andiamo a sederci là. Venite, dai. Io sto qui, Ok. No, vieni con me. sto carrozzino. Una grande stretta di mano, Marco. Vai. Ok. Giorgio, vuoi acqua? Cici, benvenuti al refettorio. Grazie. Vai. Grazie. È la prima volta che vieni qua? Sì. Sì. No, quando ero giù via San Martino che c'era tutto. ma lei No, ma qui di Venivo messa qua dice tutte le messa, domeniche a messa. Qui amore. messa la prima volta. È la prima volta stasera. Perché da noi arrivare qua a Monza è un problema. Ma sai che in questi giorni qui vengono degli chef importanti, Ma dai. ma prendono il cibo che viene buttato via, Ah, quello che si dice scartato. sì, Cioè, quello di che per sé scade qualche giorno prima esatto. e lo riciclano e fanno il Esatto, perché mangiare. questa è un'idea di un grande chef che si chiama Bottura e dice non è possibile che 1,3 Sì, milioni di tonnellate di cibo venga buttato sì, via. non è giusto neanche. Don Giuliano, per me questo qui è uno schiaffo alla povertà. Esatto. E adesso, sempre per il discorso di recuperare il pane, voglio provare a fare del pane croccante da mettere sopra. E poi abbiamo fatto delle zucchine invece fritte alla scapece con menta, aglio e aceto. Se ci sono tanti dell'Italia del Sud, gli parrà di stare a casa, perché io sono di origine del Sud Italia e quello che ho fatto oggi è proprio cucina del Sud Italia. Non sappiamo neanche da quanto tempo lo mangiavamo tutto di pasta. Veramente? Fidati. Non ho Vedi capito. Giorgio, ma cosa faccio? Anche la parure, braccialetti, anelli, collana. Ci mancherebbe. E quello sto preparando viola, che me l'hanno chiesto. Questo qui per un bambino che tornerà domani o dopo dal mare, lo vuole del Milan, gliel'ho preparato. Bravo, del mio. Grazie. Tutto bene? Lei è Ecco, la nostra chef. Grazie mille. Veramente buona. Cavolo, guarda, se volesse essere un ristorante, lui non l'ha messo da carne. è un grande ristorante. No, un'osteria buona, Guarda che questo cosa c'è dentro? Pane, cipolla, acqua, curcuma e finocchietto. Pane, cipolla? È tutto pane praticamente. Pane e cipolla. Pane e cipolla. Vengono di corsa. Oh, Saving the bread, we don't throw away anything. This is gonna go in a freezer.
nel 2015 ci sarà l'Expo. Molti non si sono posti una domanda importante. Che cos'è l'Expo? Che cosa significa nutrire il pianeta? Nutrire il pianeta, per me, ha un significato molto più profondo che prendere un pezzo di pane e masticarlo. L'Expo, per me, significa guardare quello che è lo spreco e lottare contro lo spreco. Lara, guarda la fonte dell'acqua di Gaetano Pesce che l'abbiamo scaricata adesso. Cioè, pazzesco! Da New York. Did you see the fountain? So the origins of the refettorio, it was Massimo, Renee and I having coffee on our last day in Denmark. And Massimo said, what about if we were cooking for people who didn't know who we were? He met Davide Rompello that winter, and they started talking, and Massimo blurted out, what if we did something in the basement of a church? What if we opened a soup kitchen? What if we opened a soup kitchen cooking with the waste from Expo? And of course, Davide, who is so quick, jumped on the idea and said, Massimo, I love this idea. I'm going to start making some phone calls. The first people that came to mind were Caritas and the Vatican. L'idea era però non facciamo qualcosa che rimanga e sia veramente un gesto che si radichi in Milano e che poi possa diventare esempio per... Abbiamo sempre detto che questo dovevamo fare un luogo bello. E io ho detto che ci sarebbe un posto interessante in questo quartiere. C'è nella piazza di Greco un teatro che è da più di 10 anni che non si usa più. È lasciato lì, chiuso, no? E allora ho detto, se questo luogo può essere significativo... Quindi abbiamo cominciato a spargere la voce. I più sensibili hanno aderito a questo progetto. Per primi gli artisti, quindi i grandi artisti della transavanguardia, Cucchi, Paladino, poi Nannucci, con un progetto pazzesco su un neon con una frase di una forza incredibile, no more excuses. Poi i designer italiani, i più grandi designer italiani, che cosa hanno fatto? Dovevamo costruire un refettorio e quindi hanno fatto dei tavoli frattini del XXI secolo. Creare un refettorio come 500 anni fa. Quindi la bellezza dell'arte, la bellezza del design, la bellezza delle idee. Nella mia idea c'era di chiamare tutti i miei amici, tutti i più grandi cuochi del mondo, dai più celebrati, Ducasse, Ferran Adrià, René Redzepi, ai più giovani, a quelli che hanno un senso di responsabilità, a quelli che hanno la cultura per capire questo progetto. E in mezz'ora io ho fatto 50 telefonate e ho avuto l'ok di tutti per venire in questi 6 mesi a Milano a cucinare del pane secco o degli inevitabili sprechi che in tutti i padiglioni dell'Expo ci saranno. Buonasera a tutti. Volevo raccontarvi un po' del refettorio, perché il refettorio è un po' come il rifugio. Tutti siete venuti al rifugio mettendovi in lista, facendo dei colloqui, andando al SAM e al SAI. E il refettorio funzionerà un po' allo stesso modo. Il refettorio ha circa 90 posti. Ci sono persone che erano professioniste in alcuni lavori, tecnici o non, o
anche direttori in aziende, che non sono stati più capaci di fare un colloquio di lavoro per lo stress, per la depressione. Quindi ritrovare una dimensione dignitosa e anche un po' forse anche familiare. C'è chi ti viene a dire mi sono sentito come a casa, mi sono sentito come in famiglia, può essere perlomeno un primo passo. Vieni qua. Da. Vuoi? Da, ciccia. Da, vai. India, tieni. Da. Brava. Diciamo che mi ricordo che ero abbastanza vivace, ma sempre nella norma. Ribellione, però non era una ribellione, era un modo... io non riuscivo a affrontare la quotidianità di quei momenti lì, cioè il lavoro. Io ho provato subito l'eroina, avevo 16 anni, neanche 16 anni, ed è stata proprio... mi si è aperto, riuscivo a far tutto, riuscivo a parlare con le persone, riuscivo a stare con quelli più grandi di me, che era per me il massimo. E niente, senza accorgersene sono diventato chiaramente dipendente, e per cui ho cominciato la mia vita un po' sì, un po' no, depressioni, perché comunque poi io ho cominciato a usare, io tra l'altro non sono passato per lo spinello, io ho cominciato subito con le droghe forti, perché io ho scoperto di avere una patologia, come si dice, di borderline, cioè io tutto in eccesso, tutto quanto. Ho sentito la responsabile di quel refettorio ambrosiano legato all'Expo, che appunto stava cercando una persona come collaboratore per un lavoro proprio di carico-scarico, insomma un lavoro molto simile a quello che faceva al supermercato. Col cibo, quella immagino, sì. Perché sei legato, certo. Sì, legato al cibo, mettere in ordine il magazzino, caricare, scaricare, eccetera. Se avete delle domande... C'è una domanda? Sì. È mai successo prima una cosa come quella che ha avuto l'idea di fare? Cioè qualche altro chef ha avuto questa idea prima di lei o è un'innovazione? Sul riciclo del cibo o sull'idea di mettere insieme tutti? Tutto quanto. Allora, i primi grandi congressi erano dominati da uno chef straordinario che ha cambiato il mondo della gastronomia, che si chiama Ferran Adrià. A ver, sacamos el ragú, sacamos el ragú, caldo, leche, todo lo que te he dicho, todo para aquí. Entonces cogeremos del ragú y vamos a contar en una cucharada, vamos a contar 90 cucharadas y ponemos a calentar ya. Perfecto. Ragú y tal, mantequilla, harina, todo para aquí. Okay. Muy bien. Ferran ti raccontava che una briciola di pane o una crosta di parmigiano potevi trasmettere più emozione che servire un caviale scadente o un astice d'allevamento. Capisci? Questo era un messaggio importantissimo. Il messaggio di libertà. Aquí. Ok? Massimo, solo così. Tu, 4 años, ¿capisci? Sí. Sin entrar en una cocina. Primera vuelta en 4 años. Bob, esta noche fa il cameriere. 4 años sin entrar en la cocina. Primera vuelta. Questo è il ragù di todos. Todos quello che teneva nel frigorifero è là. Ok, perfetto. La croqueta
Sì. que se convierte en crema. La crema de pollo. Vedi, la crocchetta che si converte in crema, oh. Ma Está fantástica, muy, no, está muy, muy buena. Anni fa facevi la carità ed eri la più chic della città. Ti ricordi? Anni fa la gente diceva che un giorno o l'altro sarebbe toccato a te. Ti ricordi? Ieri stavamo parlando con il professore Severino Salvemini, che è un appassionato di musica, e mi ha telefonato e mi ha detto: mi fai qualcosa per il 50° di Like a Rolling Stone di Bob Dylan? Certo, ti faccio qualcosa. E immediatamente ho pensato: how does it feel? doppio, quindi enfasi sulla cosa. To be on your own. Come si sta? Come si sta a far la pietra che sta rotolando giù? With no direction home. Sei sperduto, perché la casa è il simbolo di sto da bestia, ma alla fine vado a casa mia. Quindi l'idea è quella di apriamo le braccia, accogliamo la gente e rendiamola parte della nostra società. Cioè, Piangi, piangi, mamma. I want to see your mama, mama. Hey, mama, 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 mama. I'm from Delta State, Nigeria. My mother has a restaurant where we cook and food stuff, and my father is a driver. So there is a day, a driver came to my mother, say that he saw my dad, that they shot my dad. The shock of that brought my mother heart attack. They have to take my mother to hospital. My mother she was in the hospital almost a month plus, nobody to help us and nobody to do anything for us. We don't have any hope for anything. So when I was hawking the water in the bridge, on top of the bridge when we are running, I saw a lady. She stopped to buy pure water and I was crying. The tears, she said, "Young girl, what is wrong with you?" So the tears could not allow me to talk. The woman now asked me to enter her car. I got into her car. I was 16 years old. So after that, the woman had to take me to her house, not knowing that she was a lesbian. So she introduced me into lesbianism, and I was so young. I don't have any choice than to do it. Nobody to help my mother, nobody to help my junior ones, nobody to do anything for us. When the guy came, the door was not locked, and he caught I and his sister doing the act. So the boy was so mad at me. Then the sister immediately told me, "You have to leave this house." I said, I don't have anywhere to go to. I don't have anything. They said, "Now, Italy, if you get to Italy, Italy will save you. Italy is the last place we have to go to." So that is when I got into the boat. We are about 115 people inside the boat. The woman that recruited you to become a prostitute, Yeah. You met her on the boat? Yes, I'm walking in the road. So what happened was you were sent
to work as a prostitute? Yes, because when I came, they brought out the condom and the tissue, and they gave me a bag and shoes and clothes. They say that you have to look sexy if you are going to the work. And I said I'm not going the first time. She have to beat me. She beat me up inside her room. And the most funniest thing is that she gave me a little room. A little room. She said I should be paying 250 euro for the small room. I did it for 1 good year. So I said I have to stop this job. I dress African dress. I'm not even I have to go and put on shoe. So I met the father of my baby. I met him through Facebook. But I don't know what gets into his head that when I was pregnant, he abandons me. I was living in Bergamo with my girlfriend when I was pregnant. The girl, before I would eat, she would tell me, your stomach is still small, you have to go to roadwork. I said, over my dead body, my baby is not prostitute, and I'm not prostitute. Not because I did it, it's not my mind. I am pregnant, I'm not going to go back to roadwork, and I'm not going to do prostitution in my life again. For me and my life, we will serve the Lord. As for me and my life, we will do his work. What about to Paul and Silas they pray, Paul and Silas they sang, Paul and Silas the Holy Ghost. And what about to David when the Spirit of the Lord is upon my life? I will dance like David. I don't wanna shush Jesus. Bamila Oluwa mi koko bebe to baba ma jashishe. Che bei tempi che abbiamo passato qua, guarda. Proprio io non me Sì, io ce l'ho non dobbiamo tutto nel cuore. veramente avere della... Eri 45 kg, quanto eri? E non eri niente, eri 58. un ragazzino tutto così, tutto nervosismo, tutto volevi fare e non mangiavi mai. Poveretto, impazziva, era un ragazzino piccolo. Di 20 anni. Ecco, di 20 anni con la testa di 20 anni. La voglia di fare che era più grande di lui. E la voglia di arrivare che era una cosa eccezionale, però non aveva le capacità perché nessuno gli aveva insegnato a preparare una linea per un ristorante. E mi ha detto, allora, adesso bisogna che cominciamo a ragionare in questo modo. Così si fa la spesa, così si fa la preparazione, così si prepara la linea. E mi ha dato la professionalità. Che veniva dalla terra dei contadini e si teneva da conto tutto. Non si buttava niente. Usava tutto, dalla carota magari al ravanello, questo è proprio alla il cipolla. punto fondamentale. Ed è quasi una cosa religiosa, no? Sì, in Perché tutte le... se tu uccidi un animale devi utilizzare qualsiasi cosa dell'animale per avere rispetto dell'animale stesso. Esatto. No? Tutto, dalla cotenna alle orecchie si usava tutto. Si faceva la coppa di testa con la testa, si soffriva la testa, la lingua, si bolliva e si faceva la coppa di testa. Quello lì era la condizione che c'era in tutte le famiglie perché c'erano pochi soldi, succedeva il maiale, doveva durare un anno la roba del maiale. Adesso andiamo a Pieve Emanuele.
Pieve Emanuele ci sono i magazzini della Coop Ma scusi, che ci sono a Milano. l'eccedenza è... Perché l'altra volta che ho scaricato io, che sei venuto te, che ero già al refettorio, le eccedenze se sono pochi, sono 4 cassette, cosa fai? Le porto in una comunità. Ah beh, però tutti i giorni sì, fa un po' di roba, sì. Sì, beh certo, tutti i giorni, non è che puoi lasciare tutti i giorni al refettorio un bancale, cioè, No, certo, non se ne anche perché farebbero le cene non niente. ci stanno. E questa è tutta roba... Sì, tutta roba che portano via. Niente, il bancale è qui dentro. Questo qua ti ha lasciato. Oh, senti che bel freschetto. Oh. Ah, questa qua è tutta la roba che noi porteremo Sì. al refettorio. Frutti tropicali? No, non c'è Ah, bisogno. fai a... Qua ci sono frutti tropicali. Ah, qua abbiamo i latte tutti e due. Marco. E qui è il latte. Quando scade? Ce n'è questo. 25. Banane. Oggi, domani scade. Poi ci fanno il gelato. Ah, ecco. Lei c'è sempre buono. Buongiorno. Come stai? Acho que é muito leite, né? Acho que não tá bom. Acho que não precisa mais Esse não. No? No. Ó. Você tem Andiamo muito? qua. Eu não sei. Muito leite. Mais um leite também, leite. Leite Ontem a quando? gente acabou com o leite todo. Não, mas dois tem muito. Eliana, pode acender para mim? Acender o fogo? Sim. We're gonna fry in olive oil, and then after we're gonna make a stew using some nuts. We're gonna put some fruits on it, just so we don't waste any food here. Yes, I'm the founder of Gastromotiva, but Gastromotiva is about employing people, giving opportunity. The kitchen, it's very simple. If you have a lot of persistence and you get connected to the ingredients, you can become a good cook. I didn't know I was gonna become a cook, but the cooking saved my life, and I know what it's like to be empowered when you find yourself in the cooking. So I can relate to people. Pane di patata e uno chutney. Banana, beh, ma la parte di fuori. Ah, la buccia? Ah, la buccia di L'italiano molto male. Brasile. Brasiliano. Fala portuguese? Ah sì, io, ma certo. Ah sì, ma essendo la prima volta che assaggio una cosa del genere, non andrei mai in un ristorante a pagare vari 100 euro per mangiare una cosa del genere. Quello stai proprio per questo un bel piatto di pasta asciutta. Food brings you to a safe place in your heart, but it also brings you to a safe place when you are hurt. It's not about us. We do this as our work or as our purpose, as I mentioned before, but it's about them. It's about them feeling cared. People want to feel cared. In all these years that I've been working with social gastronomy, which is what we're doing here, people want to feel belonging, and people want to be recognized for who they are. This is all about. That's why we are here. That's why we fly from Brazil to come here. Buon appetito, eh? Com'è il tuo nome? Io mi chiamo Fawaz. Cincin Fawaz. Dove salti fuori? Sono di origine giordana. Giordana? Sì. Sei un giordano? Io il tipo che è arrivato qua in Italia, che era un ragazzino,
e continuate a rimanere in Italia. Cioè sono arrivato per studiare. Poi non ho finito lo studio, poi ho iniziato a lavorare e poi ho tante disgrazie che mi trovo alla fine qua. Non vi ho mai disturbato durante questi mesi. Voglio solo spiegarvi il prossimo piatto perché è importante. Loro vengono dal Brasile. Hanno un progetto meraviglioso in Brasile, hanno un progetto dove insegnano a cucinare nei posti più difficili del Brasile, nelle favelas, eccetera, eccetera, eccetera. E qua il prossimo piatto che vi serviranno è un piatto molto importante, è un piatto che rappresenta un giorno importantissimo, che è il giorno dell'abbondanza. Sentirete, loro l'hanno chiamato un piatto del cuore e quindi sono venuti a cucinare per voi, per tutti voi, proprio questa sera direttamente dal Brasile. Poco ma buono. Come ti chiami? Forse una... Ricordami? Fawaz. Spezziamo il pane? Spezziamo? Beh. Vuoi un po' di pane? Grazie. Prego. Grazie, grazie. Grazie. Mangiare una tortiglia di mais. Grazie. Grazie. Quindi ti è sembrato tutto a posto? Stop. Tortiglia di mais? Ok. Una tortiglia di Ora mais? ti dà la tortiglia. Dà una tortiglia di mais. Ti offre una tortiglia. Già, ti hai visto? Come ti è piaciuto qua? Ci vorrebbe un caffè. Adesso andiamo a prenderci un caffè. Prima abbiamo mangiato. No, ci voleva anche una bottiglia di vino. No, il vino non si può qui così, È proibito. Calcolo dell'itinerario in corso. Io ho un'idea, che questa sera non vi porto in stazione. Perché? Non andiamo. Perché vi porto in un dormitorio. No, No, preferiamo stare in stazione. Di certo in un dormitorio non ci vuole più stare. Ma così, Don, oramai... Ma è inevitabile che man mano che passano gli anni la cosa diventa veramente Sì, lo so, difficile. questo Allora, ok. io questa Ma promessa però per si- quest'inverno ce l'ho. Però si Perché può di tornare a migliorare, Spallanzani provare non qualche abbiamo locale. nessuna intenzione. Anche rispetto appunto l'autunno, rispetto all'inverno, cioè ma... Sì, il resto. C'era, come si dice, sembrava di essere quasi in galera. Capito? Però io non riesco a immaginare quanto potete ancora resistere a dormire alla stazione. Perché ci troviamo molto meglio in stazione, facciamo quello che vogliamo, fumiamo, beviamo, mangiamo. Per ora preferiamo stare dove siamo. Per me vuole dire chiudere i battenti così. No, chiudere i battenti no, noi vogliamo una casa, un monolocale. Anche se vi ho detto queste cose rimaniamo amici? Sì, Don Giuliano, che ci mancherebbe. Guarda, mi piange veramente il cuore lasciarti qua. Va bene. Ciao. Grazie, Don, è stata una cena Ciao. Don favolosa. Giuliano, Ciao. dici 2 Ave Maria per noi. Io posso pregare Stasera. tutto quello che vuoi, ma il concetto è che così non va bene. Lo so, noi Ciao. ci ricordiamo. Ciao. Va bene, Ciao. arrivederci. Ciao, Don Ciao. Giuliano. Cavolo, mi ha detto bene, Ho visto che buona che è. Bella fresca. Bella fresca, cavolo. Non potevo più di stare in macchina, porco Giuda si crepava là, oh. Mamma mia che roba. Ciao Don Giuliano. Ciao Don, ci vediamo.
Yeah, these are wild roses from a beach. We had it for the menu, okay. but they're leftover. Smell amazing. Yeah. And there's some passion fruit. Huh? Nice, huh? Passion fruit if you want. Okay, we can squeeze a few passion fruit in here. To tell the truth, where I live in Copenhagen, it's a long house. Half of it is mine, the other half is a soup kitchen. So I see it every day. When we have bread left over at the restaurant, we give it to the soup kitchen. Sometimes, once a month, we make a dessert for them. What Massimo is doing is a big project, you know. But to donate a cake once a month to a soup kitchen so everybody gets a taste of something sweet, that's simple. For any restaurants, they can do that, you know. And maybe it is because my father came as an immigrant with nothing, Muslim immigrant to Denmark, that I've always been drawn to these things and think it's natural to do it. To me, I think one thing is that there's a lot of homeless people, but the next level is, of course, all the refugees, you know? Maybe they're in a situation that's even worse, and they really need a cake. Why? You know that you're in this for life, right? This project. This is for life. For life. For life. But if you can inspire all the other cooks. Daniel is like, or Gaston. Gaston is coming to understand. That's cool. That's two guys. That's No, two guys. I know. Why not The explain it to 1,000 people at the same time? Yeah. You know? And That's is what I mean. And this is action. That's action. That's action. That's really action. Sempre in improvvisazione, cosa ci succede dentro a noi? Gioia, entusiasmo, diffidenza. Proviamo. Ha fatto bene, ma che si crede? Sono loro. Per tutti i giorni e sono la maggior parte della mia vita. La prima cosa che frase per frase, anche se vai piano, se vai lenta, tu stai raccontando una storia, la tua storia del tuo letto. E vai. Io vivo in un centro per donne rifugiate. Io devo dormire in stanza. Ho solo il letto che diventa la stanza. La tua casa è l'unica cosa tua. Moi, je suis sénégalaise. J'ai vécu là-bas pendant 33 années. Et tendre la main, comme les handicapés qui font ça, s'arrêter sur les feux rouges pour demander l'argent. Ou bien pour ça, il y a des gens même qui se protestent. Mais moi, je ne veux pas faire ça. On souffre là-bas, nous les personnes handicapées, nous, on souffre bien. Mais plus fort, à un moment des élections, on fait des sacrifices, les personnes handicapées. Nous, les handicapés et les albinos. Ah, ok. Vabbè, grazie. Si. Je me souviens la nuit que je disais ma maman au revoir. Je me souviens la nuit le moment que je rentrais dans la voiture, je le dis au revoir.
Elle a pleuré, moi aussi j'ai pleuré. C'était pas facile. Mais je voulais partir là-bas. Parce que comme je n'avais pas la vue sur là, peut-être on va me tuer, c'est pour cela que j'étais partie. Quand je me suis rentrée ici en Italie, les choses ont changé un peu, vraiment. Parce que le premier jour aussi, je ne connaissais pas rien, personne. Mais moi, j'ai l'habitude, quand je vois un homme clair comme moi, je l'appelle s'il parle Wolof comme moi. Et il y avait aussi un monsieur qui m'a aidé, qui m'a amené aussi chez lui. C'était mon ami qui s'appelle Elaz. Le premier jour après, c'est lui qui m'a amené à Castoura pour demander asile politique. Le lendemain, il m'a amené aussi à Saint-Martini. C'est eux qui m'ont transféré ici, à la Casa de la Carità. Ici, je me sens bien, vraiment. Mon rêve, c'est maison et travail. Et j'ai aussi un rêve de faire top modèle. Parce que ces genres de choses-là, j'aime bien. Particolare, ancora bizzarro. Io avevo scelto per morire, mi sono messo la maglietta del Milan perché fa parte comunque della mia da stupidi, però vabbè, e comunque mi sono sdraiato sul letto, ho preso il coltello tra le mani e mi sono bucato la pancia. Mi sono fermato. Probabilmente io non ho sentito che stavo facendo, però sentivo che me ne stavo perdendo i sensi, perché comunque usciva il sangue così. E anche lì qualcuno è intervenuto, perché è arrivato mio fratello, con il quale non avevo mai più rapporti, però vivevamo nella stessa casa, è entrato in camera, che di solito non entrava più, perché quando io ero in camera vuol dire che mi stavo facendo la cocaina e per cui non era uno spettacolo, mi spiace tanto per lui, però non era uno spettacolo bellissimo, per cui lui però invece è entrato e ricordo che è venuto lì e mi ha tirato fuori questa cosa qua e da lì è cominciato, mi hanno portato via. Mi sono svegliato in questo pronto soccorso dell'ospedale di Milano, convinto, perché era un ospedale che io non avevo mai girato. Io ero pratico di ospedali e questa cosa non l'avevo mai vista. Io infatti mi sono svegliato e pensavo di essere morto. Ma lui è Giorgio, il nostro ex paziente che è stato da noi 5 anni fa. Nel 2009 entrato ed è uscito dopo un anno. Sì, un anno giusto. Per fortuna è arrivato questo posto che come un miracolo in quel periodo lì. Ricordo che parlavo con la dottoressa, mi aveva accompagnato mia sorella e quando ero in macchina ho avuto come un flash di dire no, neanche adesso. Cioè io proprio ho avuto voglia di ricominciare a vivere, che sembra una cosa dei film, i titoli, ma veramente io ho dovuto ricominciare da zero, perché io proprio non avevo neanche la casa. È la stessa cosa che più o meno purtroppo avviene a tanti detenuti che vogliono, addirittura ci sono detenuti che hanno paura a uscire, no? Qua avete questa possibilità grandissima di fare le cose con un progetto. Non stare qua a vegetare, a passare il tempo. Mi raccomando, ti serve un'invalidità, sì, guardare, telefonare, capito? Poi tra l'altro, ma certo, ma perché ragazzi non bisogna stare qua tutta la vita,
mi sono trovato bene, prima i primi 3 mesi andavano bene. Dopo ho avuto un calo, se lo può confermare la dottoressa, vado bene a Alessio, mi aiutare, se no non serviva a niente. Adesso il rischio di caduta sono qua proprio 5 mesi, sperando che non faccio più cavolate. Beh, ma io mi sento in imbarazzo perché a me la cosa che un po' mi secca è il fatto di speriamo. Io ho cercato di levare la parola speriamo, veramente, ma questa è una cosa mia personale, perché mi faceva perdere tempo, capisci? Ma quando io sono entrato qua e ho visto che lo speriamo mi portava via tempo, per quello ho sottolineato questa mossa. Bisogna alzarsi e dire buongiorno, bisogna farsi la doccia, bisogna farsi la barba, bisogna avere rispetto uno dell'altro, capito? On est en place ou pas? C'est pas beaucoup, chef. C'est trop. C'est pas beaucoup. Sors de table, chef. Trop de sucre. On en a quasiment pas mis. C'est pour ça que je vous Il dis. fallait pas en mettre du tout. Non, mais il fallait pas en mettre. Il faut un peu. Il fallait pas en mettre. Pas besoin de sucre. On a bien fait de pas mettre de sucre sur le reste. Ah non, mais pas besoin de sucre. Trop sucré. Je me bats toujours contre le sucre. Oui, je sais. Trop de sucre, toujours trop de sucre. Toujours, il y a toujours trop de sucre. Ah mais c'est pas ça, il fallait enlever les 3 quarts. C'est très simple, on va faire une soupe glacée de céréales, un petit chair de légumes farcis, comme on fait en Provence. Mais comme on n'avait pas les petits légumes, on va faire la purée des aubergines pour faire le légume et la protéine avec du persil, un peu de mie de pain dans le mélangé avec le poulet et le bœuf, pas de cochon. Et après on a fait un gâteau de pain avec les pommes, les poires et un sorbet de fruits qui est resté. Donc tout ça c'est très modeste, hein, mais c'est très bon, en harmonie avec le lieu, en harmonie avec la vision que l'on porte. Voilà, tout simplement. On n'a pas l'ambition de changer leur vie. Non, on va donner un peu de... On va donner un peu... Tu peux pas. Mais on va donner 2 heures un petit moment de bonheur, comme ça, pour dire... C'est tout. C'est l'ambition, on est là. But this is not charity. This is not charity. Le vrai sujet, c'est qu'il y a 1 milliard d'individus qui mangent trop et 1 milliard d'individus qui n'ont pas accès à la nourriture. Donc c'est juste une balance, en fait, la réalité. Se ti trovi in giro per il mondo e ti senti solo con i guai, a guardare verso l'orizzonte non potresti ritornare mai, per nascondere le cicatrici, contare un sacco di bugie, guarda bene tutti i vecchi amici che non trovano la libertà, nelle notti che restavo solo, coricato sopra un vecchio tram, a pensare in quale film l'ho visto, ho sembrato anche la realtà. Tutti ricordi che non cambieranno mai, che piangono con me, che dormono con me, con me. Noi quest'inverno, se tutto va bene, per il 10 e 15 novembre acquisteremo un camper almeno, ce lo regalerebbero. Ce lo regala un amico, diciamo, un camper. Adesso purtroppo non si può portarlo Glielo pagherei in giro. un po' alla volta. Sì. Lo pagheremo poco alla volta, oppure ci farà il regalo direttamente lui, ci pagherebbe lui l'assicurazione, ci pagherebbe lui ogni mese 100 euro al mese, così ci ha detto.
I think we're probably gonna make plums in dessert. That'd be my guess. Cool? All right. Pears and apples and strawberries and radishes, and I don't think we're gonna run out of vegetables. There's lots of fennel there. I'm allowed to use a little bit of fennel too? Yeah, I would. Sure. Whatever, there's carrots. Yeah. I've seen carrots there. There's Potatoes. carrots and potatoes and radishes and... Cool. Macerated roasted plums, almond-like ice cream. We can use all the pits of the plums to infuse the gelato, because that'll give a little almond flavor as well. Beautiful. Cool? Yeah, man. Rock and roll. Nice. So we just have to for the Dale bread, we could almost grind it back up and put it into cake batter, kind of use it as the liaison for cake batter. Yeah. Like half ground bread, half flour. That is John. Ciao. Ragù. Ragu, yeah. Per la pasta? Yeah, pasta. Polenta. Polenta. Ragu, yeah. E quello? That's the dessert. Dessert? Yeah. Yeah. That's vegetable stock, Parmesan, mushrooms. See you later. Parmesan cheese. I've been back in Newfoundland now for almost 10 years, and since I've moved back home, it's been a lot of work, a lot of effort, just forming relationships, with all our growers and farmers and all our fishmongers and fishermen, and it's easy to order off a sheet and something comes to the back door from somewhere across Canada or United States, or I don't know. It's knowing where the food's coming from, and there's a story behind the food as well. Where all your veg is coming from. Who shot the moose or where it's coming from. It's super important. C'è Malaya. No, io non mangio Il latte? Maiale. Maiale. Maiale sì, ma è questo, è pure di latte? Polenta. Polenta bianca e la bergamasca. Solo che... Allora, la carne di maiale. Ciao. Mi è molto stanca, i miei piedi fa male. E la pranzo oggi. Bene, però è così. Difficile. Ma coraggiosa. Hai fame? Hai fame? Tu sei cristiana tu? Sì. E quindi vuoi mangiare maiale? C'è maiale sopra? C'è maiale? Sì. Tu non mangi? No. Tu musulmana? Loro fanno parte dell'altra parrocchia. Buon appetito! Grazie. Ciao, ciao. Una polenta bergamasca. Te piace? Te piace, Te piace? Ciao. Ciao. Mi sta chiedendo il bis. Ce n'è ancora un po'. Tu italiana? Sì. Io ho fatto 35 anni di lavoro e 26 di pensione. È quasi più la pensione che gli anni che ho lavorato. Perché tanti stranieri accettano di più anche prendere qualcosa meno. Noi invece italiani vogliamo di più e c'è meno lavoro per l'italiano. Hai capito cosa voglio dire? Perché te prendi uno che va a raccogliere i pomodori, se va un italiano, ma neanche morto. Ma l'italiano non li va a raccogliere 30 euro al giorno, dalla mattina alla sera. Cioè dice in casa mia devo raccoglierli senza nessun diritto. Per me tutti va bene, però per il nostro non lo so. Ti auguro che almeno qualcuno si salva. E quando uno si salva una cosa buona. Perché prima io piangi, non c'è niente, dormi in strada, mai, però adesso lavoro pulisci. A te, grazie italiano, grazie a Dio. Questo io voglio dire. Dai, io vi lascio perché io devo andare. Saluto la signora lì
e vado. Io ti auguro buona fortuna. E grazie signora. Non conosco, io devo andare via San Giacomo. L'ospedale sta via San Giacomo? Si ferma. Si ferma. E anche all'ospedale, va giù e poi va a San Bernardo. Come non lo sai? No, non lo so, va bene che sono arrivato a Lodi, signora. Buongiorno, via San Giacomo. È questa qua. Ma non hai trovato niente a Milano? Ho girato tutti i dormitori. Tutti in attesa, tutti in attesa. Tutti in attesa. Sto in attesa di tutti i dormitori di Milano. Con il 15 novembre prendono tutti perché c'è il piano freddo. Ma deve aspettare fino al 15 novembre. Da qua fino al 15 novembre dormo per la strada. Purtroppo le risposte sono queste. Ho girato anche un po' e dopo mi sono ritirata. E quindi hai la stessa storia mia, diciamo. Io ho lavorato fino a 2 mesi fa, non che ci va bene, giro da un mese, da un mese ci giro, non da di più. Ok. Cami. Ecco, arrivo con i numeri ragazzi. Noi sappiamo chi è il primo, il secondo. Vieni. Ogni giorno facciamo 10 persone, più di così non riusciamo ad ascoltare. Adesso vediamo subito se ci sono dei posti al dormitorio, le persone che... Tu sei il terzo, le persone che sono davanti a te non penso che abbiano bisogno del dormitorio, adesso comunque verifico un attimo. Purtroppo quello che ci aveva promesso il camper era soltanto una presa in giro e dobbiamo stare in stazione a dormire. Perché prima ha parlato, diceva che lui era un dirigente d'azienda alimentare, addirittura, e invece non è vero niente, perché ci siamo informati e è soltanto qua. A Napoli dicono qua, quando uno dice le palle. È un qua, e questo qua è un qua. Deve promettere a 2 persone che sono per strada un camper che non c'è. È un'ottima idea che ha fatto questo, però io quello che voglio aggiungere della Caritas, che possono trovare anche posti per dormire, stare al caldo alle persone bisognose. Specialmente per dormire, se ci sono posti vuoti, in tutta Monte, li ho visti con i miei occhi. Anche a Milano. Anche a Milano potrebbero fare dei nuovi riflettori e delle camere per dormire la gente che è per strada. Anche in stazione ci sono dei locali vuoti dove c'erano dentro dei negozi, sono lì a fare niente. Lì così a fare niente, col bagno dentro. Niente di niente. La prospettiva che ti possiamo dare purtroppo è il dormitorio di emergenza che ti permette di dormire 12 notti e 11-12 fino a sabato 17, diciamo domenica 18, così tu esci il lunedì mattino. No, ma adesso per me 12 giorni sono meglio di niente. Certo, quindi le accetto senza problemi. Io ti invito a ragionare, anche se diventa difficile per te, ti invito a ragionare su un periodo un pochino più lungo. Ma su un periodo più lungo, mi sono scritto in lista di attesa in vari dormitori a Milano. Io ti invito a fare un ragionamento anche un pochino più allargato. Usa questi 12 giorni un po', diciamo, di tranquillità. È quello che farò. With some wild berries. Tutti uguali, le facciamo le 2 tipi diversi. 240, perché anche il dolce. I bring you this. Quindi 80. It's just the bread, huh? It's okay? Okay. Yuppie! Sono venuta qui al mese di agosto
E è dal mese di agosto che sono qui. E ti trovi anche tanti ragazzi stranieri ci sono? Sì, io saluto tutti i Moretti, perché non si dice nero, ma si dice Moretto. Moretto. Me l'ha insegnato una signora. Ah, nero. Perché si offendono. È solo che loro sono nati di quel colore, noi siamo, però ce n'è anche dei bianchi che sono cattivi, cioè. A me non mi hanno dato Prima c'erano i letti buttati fuori dalle loro case, i letti dei treni, i letti che dormi testa e coda, i letti che in strada ogni rumore si sveglia, i letti dei bambini che cercano i loro letti e non li trovano, i letti che una mattina ti buttano fuori per strada, i letti che un letto non c'è più. Io vivo in un centro per donne rifugiate. Non è facile lasciare tutto. Figli, parenti, amici e andare in un altro paese dove non conosciamo niente. Cioè, quando lasci tuo paese, tua mamma, lo fai per una cosa davvero forte che ti spinge ad andare via. Perché lasciare tutto è una cosa grave. Quando vai in un altro paese, per te, vuoi e immagini il meglio. Io, in Senegal, avevo la mia casa, la mia famiglia, la mia stanza. Qui, invece, se è difficile, mi sento nel mondo. Perché la cosa più importante per me è mescolarmi con gli altri, con gli amici del teatro degli incontri. Qui non sono più sola. Ma un buon pasto ti può aiutare molto la sera o no? E infatti, quando salta il braccio, sì, come stiamo facendo. Doppia porzione. No, te lo dico, doppia Grazie. porzione perché ti aiuta. Ti aiuta Grazie. all'energia, no? Ho ragione o non hai ragione? Non è una cosa. Secondo me questa è energia. Energia può essere energia spirituale, ma anche energia fisica. Per il momento che domani cominci a pensare ancora con il tuo cervello a vita di ogni giorno. Però un passo per volta, ragazzi. Sì, cioè. ma ci credo, io ci credo a questo che stai dicendo, che è un passo per volta, ma non credo che qualcuno riesca a farla subito, cioè qualcuno magari abbandona a metà strada. Cioè, perché non tutti hanno la buona volontà o la capacità di sopportare. E io quasi ce l'ho fatta, anche se qualche momento stavo per abbandonare anch'io. Dai, zitto, vai là. Go ahead. Il PIME è dove adesso lavoro io, che è un'associazione, una fondazione missionaria dove insomma si portano avanti progetti per le missioni in tutto il mondo. Questo è importantissimo perché dopo la fase brutta della mia vita con tutte quelle dipendenze e tutto, io sono uscito e sono stato preso come, è stato uno stage, è stata la prova di rientrare nel mondo del lavoro. Ciao. Che bella che sei la mia Giulietta, vero? È vero che... Guarda, marito. Ciao! Ehi là! Allora, intanto che anche lì il fatto di lavorare al PIME e nello stesso tempo di essere stato comunque di andare al refettorio è tutta
è un concatenarsi di cose uguali. Il fatto io quando do, se credo, io ricevo, è la stessa cosa per me. Io quando vado al refettorio sono loro che mi danno una spinta, mi fanno sentire bene. È un dare e un ricevere, sempre così. Io cerco di dare, cosa posso dire, la mia disponibilità materiale, anche il mio sorriso, far ridere una persona, perché vedo che ogni tanto ci riesco. Non ce l'hai evidenza? C'ho 4 gatti, se ti interessa. Come si chiama? Uno si chiama Trippa. Sai, trippa il mangiare, si chiama, un piatto milanese. Poi l'altro si chiama Mammina perché ha fatto tanti... Scusa, non piace il gatto, perché il gatto nella mia paese io usare per Juju. Cos'è Juju? Juju, you know Juju Winch? Magia nera, magia. Sì, la mia paese, la notte, questo... Miau! Problema viene. E tu ci credi? Sì! La notte adesso, anche per adesso, quando hai visto il gatto, io ho paura. È vero. Diavolo, io anche te, diavolo. Diavolo, non posso venire via. Tu anche io, diavolo. Sì. Uomo diavolo, uomo entrare dentro il gatto. Scusi, come ti chiami questo? Allora, c'è una crema di finocchio cotta, buonissima, io lo faccio anch'io, che è pomodoro, pane vecchio che si bagna nell'acqua, poi cipolla. E anch'io lo faccio sempre d'estate, è un piatto delizioso. Molto buono. You put a little bit of cheese cream in the bottom of the plate. We make like a bowl of panzanella. This is like a fennel oil, a little bit of orange. Scusa, tu che sei della zona, ma non sai se ne avanza, ce n'è ancora? Adesso vediamo. Un monolocale. Buone? Mamma mia, però è troppo poco. Cioè, è buonissimo. I don't know how to approach. I don't know how to talk or how to say something, because I cannot ask how is your life or what are you doing or what is yesterday. I don't know. I feel it's not delicate, but need to be careful what they want to express. Ma che bello! Gamba! Hai visto questo? Molto bello. Sai come si chiama questo? No. Pasquale. Pasquale. Quello era Antonio. E fratello di... Ciao ragazzi. No. Buonasera, buon televiso. C'era il radicchio. Anzi, avrei ancora mangiato, a dire la verità. E poi il radicchio ha dato un tocco alla grigliata, è una cosa micidiale. C'era anche un po' di miele perché era abbastanza amaro. Ma il dolce? Questo è un croccante di pistacchio. Pistacchio, noci caramellizzate, gelato alla vaniglia e c'è la crema di mascarpone. My room is big, but not that big. Guarda, tutto oggi. Sì. Stamattina sono arrivati gli ingredienti e abbiamo preparato questo. Noi abbiamo il tempo, come lo trascorriamo quando non lavoriamo. Datemi un po' di tempo. E ci dà un po' di lavoro. È alta? No. Wow. Happy birthday. Wow. Mister, happy birthday to you. I'm with my papers. I'm Italian refugees, so I'm their kids, I'm their baby. So they are Italians is my father's. So I'm happy, very, very happy for that. Yeah, clap, mama.
we need to eat. But the chef, they speak about the tables, about expo, about everything. But our problems, nobody speak about us. For this, I prefer to go out from there because I feel that I'm an object, not a person. Because the real problem are here. How to go to sleep, how to eat. After Expo, I don't know what happened there. I understand that people say go back to your kitchen and shut up, but that's bullshit because everybody should do something. It's a simple gesture, and it belongs to everybody, the responsibility to take care of other people that are in dire straits. But I believe that it comes natural for a lot of cooks to want to take care of people, because that's what we do every day. You feed people. Since the 13th century, when this idea of a family was born, sitting around the table for Italian is like sharing a piece of bread, sharing something. Sitting around the table for an Italian is sharing, dreaming, fighting, making peace, breaking bread, making tortellini, cook one line called spaghetti. It's about, you know, a sense of a family. Ma cosa fai qua tu? Faccio le foto per il libro di bottura. Ah, allora fai le foto tu? Sì, da metà maggio sono qua, quando c'è lo chef quasi tutti i giorni, con questa luce che viene dall'alto, loro sono così, proprio sembrano buddisti. Tutto bene? Sì. Bene, grazie. Come stai? Bene, come stai? Bene, questo cappello. Mamma mia. Sai che io voglio fare top modella? Voglio fare top modella e ho bisogno di una persona che mi aiuta per prendere le foto. Sì, io farò il possibile, volentieri, ma faccio il possibile perché come fotografo di moda sono penoso. Ok. Grazie. Grazie.「まずやっぱりいっぱいあるのがパン、硬くなってもう食べるそのままでは食べられないパンがものすごいいっぱいある、まあ、それを、料理にもデザートにも使います。Working with waste is great. You don't know how much you can get from a product until you are in this position. No, la idea es precisamente hacer un ejercicio rápido de creatividad, pensar lo que hay. Los cocineros somos ahora mismo gente que nos sentimos observados, el mundo nos escucha, observa lo que hacemos
y nosotros tenemos la responsabilidad de actuar con sentido ético. Food waste is our single largest problem. That in America, 1 in 5 children is hungry when they go to bed. In the richest country in the world, in the richest time, that we use them to throw stuff away is the most heinous of crimes. Because believe me, in 100 years, we'll look back to now and think, man, we had it all then. Now we're running out. The waste doesn't begin and end in the restaurant. It starts in the farms, it starts in the market, something that we thought should waste, and change it in something that we could love. We are doing something like this in Brazil already, teaching in the jailhouse people how to cook and use better all those parts that nobody cares. So nowadays, in one jailhouse in Brazil, just one, they are using the whole entire meat. Moi que je viens d'Argentine, mes grands-parents ils sont fuis l'Italie parce qu'il y avait la grande famine, il y avait la guerre. Mais chez ma grand-mère, il avait toujours des belles choses à manger. Et ça c'est l'Italie, c'est le pouvoir faire une cuisine avec des produits de tous les jours. Donc ça correspond bien. When you look at a lot of famous traditional dishes, they always have been created out of necessity, right? And mostly waste, stuff that was left over, and then people created a dish and it's become famous. Tú imagínate que puedes usar todos los ingredientes del mundo y los mejores. Empiezas a dudar. Pero cuando tienes cosas limitadas, con eso ya se pueden hacer grandes cosas. Pero grandes cosas, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para que esta gente se lo pase bien? Para conseguir que tengan un momento de paz, disfrute. Y bueno, la comida siempre es eso. No more excuses. Il messaggio è questo. I cuochi del mondo non vogliono, affiancano nel loro lavoro, nella quotidianità, l'etica all'estetica. La cucina del futuro non deve essere una cucina fatta per una piccola elite di persone che possono spendere. Certo, ci sarà sempre questo. Ma la lotta sarà una lotta molto diversa. Non utilizzeremo più le tecniche e non utilizziamo più le tecniche al servizio dell'ego, del nostro ego, e creiamo piatti che hanno un significato estetico straordinario, ma che creiamo dei piatti che hanno un significato etico straordinario. Ecco, vai. Guardami così, carina. Ma poi senti, di queste foto qua, cosa tu vuoi andare nelle agenzie di modelle? Sì? E poi ci si siede intorno al tavolo e lì non c'è tanto la curiosità di dire ma che cosa ti è successo, che cosa ti è capitato, come sei finito in questa situazione.
Perché ciò che conta adesso sei tu e la tua vita è preziosa, la tua vita è sacra. E quando queste persone capiscono che non c'è curiosità, che non c'è altro interesse, ma c'è semplicemente la gratuità di stare del tempo con loro, che vuoi di più dalla vita? Che vuoi di più dalla vita? I go to find my friend. If I find him, I sleep with him here because he sleep every day here. I don't find it. I go around until midnight. After maybe I'll go to sleep in a car if they're at San Martini. This car, it's mine, but I don't pay the insurance. I can't go with the car because there is no insurance. But for the rest of your life? This is a question I don't know. Now I want to sleep. Yeah. Tomorrow I'll think about other things. Now I'll go to sleep. Della città, ti ricordi? Anni fa la gente diceva che un giorno o l'altro sarebbe capitato anche a te. Ti ricordi? È come ridevi tu, come che ora non ridi più. Ora sei caduto giù. Ora stendi la mano di pietà. Come si sta? Come si sta a fare una pietra che sta cadendo giù? Guarda sta cadendo tu. Oh, qua devi guardare. Non là, qua! Se stai cantando tutto a te! Ma perché guardi di là? Devi guardare qua, non di là, di qua! Se stai cantando tutto a te! Minchia, io sto diventando scemo, tu guardi di là! Non ti ho Porca sentito troia! dire! L'altra volta! Porca troia! Come si sta? Ma perché non stai con la chitarra? Ma non stai con la chitarra! Come si sta? Come si sta a fare la pietra che sta rotolando giù? Come stai facendo tu? Va bene adesso? Once upon a time you justified, you threw the bumps down in your prime, didn't you? People called to say, beware doll, you're bound to fall. Thought they were all kidding you. You used to laugh about it, everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home?
it's lonely, but you know you only used to get Tuesday night. Nobody ever taught you how to live out on the streets, and now you know you're gonna have to get used to it. You said you never compromise with the Mr. Tramp, but now you realize he's not selling any alibi. As you stare into the vacuum of his eyes, you say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction, like a complete unknown, like a rolling stone, princess on the steeple and all the pretty people. They all trick you thinking that they got a man, exchanging all precious gifts. But you better take your time and ring, you better